Ciao a tutti, per la rubrica segnali di comunicazione non verbale voglio parlare in questo video del mordicchiamento del labbro inferiore. Questo segnale qua. Allora, il mordicchiamento del labbro inferiore è un segnale di comunicazione non verbale che noi mettiamo in atto quando proviamo un coinvolgimento verso un uomo, verso una donna o verso una situazione in generale. Però questo coinvolgimento riguarda soprattutto la sfera affettiva, cioè proviamo affetto, diciamo così, per questa situazione. È la sfera affettiva che si sta coinvolgendo. È come se la nostra parte emotiva, però sul lato affettivo, vedesse in quella situazione, diciamo così, in quella persona, una possibile vissuto di affetto, cioè eh, una relazione sentimentale e affettiva, ad esempio. È evidente però che cosa? Che se abbiamo una parte emotiva che va alla ricerca di affetto è perché non stiamo vivendo a livello sentimentale delle relazioni che ci danno affetto. Probabilmente viviamo delle relazioni dove non riusciamo a esprimere l'affettività, relazioni che sono basate soprattutto o sulla parte fisica oppure sono fredde, sono relazioni dove non c'è un'affettività e allora diciamo così che la parte emotiva risulta carente da questo punto di vista, perché è ovvio che se qualcosa ti manca è quello che vai a cercare. Ecco, c'è da dire però, da fare un'altra precisazione, che però spesso cosa succede? Che se qualcosa ti manca, la parte emotiva fa anche in modo di nutrirsi proprio di quello che manca, quindi può anche nutrirsi della mancanza di affetto. Quindi un canale di diciamo, alimentazione energetica è proprio la carenza affettiva. E quindi noi nella seduzione dobbiamo tenere conto di tutto questo perché non ci possiamo mai mettere contro la parte emotiva dell'altra persona, altrimenti non riusciremo a coinvolgerlo, non riusciremo a sedurlo, è molto meglio cercare di assecondarla. Per cui non è che dobbiamo subito colmare di affetto e di attenzioni quella persona, dobbiamo gradualmente farci vedere come un bersaglio emozionale e un possibile erogatore di affetto, ma andandoci con cautela, perché se esageriamo come dire, togliamo subito il pathos. Quindi sappiamo che quello è il tema su cui dobbiamo agire, è il tema che per quella persona lì è fondamentale, per la parte emotiva di quella persona è fondamentale, però dobbiamo calibrare bene l'affetto sia come dare che come ricevere, insomma. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti al canale. Ciao a tutti.